La storia è fatta anche di simboli, o se volete di icone. Volete qualche esempio? I baffetti, che ovviamente accompagnano la figura di Hitler e che da allora, resi famosi in precedenza anche da Charlie Chaplin col suo Charlot, sono diventati prettamente iconici del dittatore nazista. Oppure in ambito mediorientale, pensate alla benda sull'occhio, un particolare reso famoso da Moshe Dayan, che in precedenza veniva identificato, non Dayan, ma quel particolare, la benda, con gli antichi pirati e che, grazie a Dayan, che fu costretto a indossarlo perché aveva perso appunto l'occhio, divenne un simbolo anche delle forze armate israeliane. E poi la keffia. La keffia è il tipico copricapo arabo che viene cinto sul capo, chiuso da 2 cordicelle, mantiene la testa al riparo dai raggi del sole. Un copricapo che è stato indossato con diversi colori, diverse fogge a seconda delle tribù da tanti arabi famosi, ma anche da alcuni occidentali. Pensate prima di tutto a lui, Thomas Edward Lawrence d'Arabia, oppure a Gleb Pasha, il creatore e addestratore della legione araba giordana. Ma se c'è un uomo che ha reso la keffia un simbolo riconosciuto in tutto il mondo, associato alla sua figura, insieme agli immancabili occhiali da sole, almeno per tanti anni, alla barba ispida, al naso a becco, al sorriso raggelante e a una causa, quella palestinese, quell'uomo risponde al nome di Yasser Arafat. Questo video, come molti altri del nostro canale, è supportato dal nostro preziosissimo partner NordVPN, che per tutti voi, nostri follower di Dentro la Storia, ha riservato una gustosa sorpresa proprio per questo mese di maggio. Dal 2 maggio al 30 maggio, infatti, chi acquisterà qualsiasi piano biennale di NordVPN dall'Italia riceverà un regalo eccezionale. Di cosa si tratta? Di una carta regalo GoGift di valore progressivamente più alto in base al piano acquistato. Attenzione però, questo regalo vale solo e esclusivamente per chi aderisce all'offerta grazie alla partnership con noi di Dentro la Storia. I dettagli li trovate nel link che trovate qui sotto e anche in descrizione nel video. Ma ci sono anche altre novità. Da oggi infatti con un solo account NordVPN si possono usare fino a 10 dispositivi in contemporanea. In precedenza erano solo 6, quindi avete una opportunità ulteriore per godere di tutta la sicurezza e della tranquillità di navigazione grazie a NordVPN, che mette al riparo i vostri dati da curiosi, da qualche spione e da chi vorrebbe approfittare appunto della vostra presenza in rete. Inoltre, da oggi NordVPN è la VPN che offre server in più paesi del mondo. Siamo arrivati a ben 111 paesi aderenti. E allora che altro aspettate? Guardate il nostro video e approfittate dell'offerta di maggio di NordVPN. Il nome completo era Mohammed Abdelrahman Abdelraouf Arafat Al-Quda el-Husseini, ma nessuno lo chiamava così. La maggior parte del pubblico occidentale lo ha chiamato semplicemente Arafat o Yasser o Yassir Arafat. Ma i suoi uomini, gli uomini che stavano con lui giorno e notte, dai membri di Forza 17, la sua guardia del corpo, fino a tutti i soldati di Fat, chiamati impropriamente Fatah, lo chiamavano semplicemente Abu Ammar, il suo nome di battaglia. Yasser Arafat ha rappresentato per i palestinesi molto più di una semplice icona. È stato un leader riconosciuto, non un leader assoluto, già che la lotta palestinese si è frazionata nel corso degli anni in diverse fazioni, alcune fortemente ideologizzate, altre invece sostenute da capitali stranieri. Yasser Arafat ha perseguito il suo sogno di una Palestina unita e sotto il controllo palestinese, nonostante nel suo passato ci fossero diverse ombre riguardanti proprio le sue presunte origini palestinesi. È indubbio che sua madre fosse originaria della Palestina, ma il padre era egiziano. Lo stesso Arafat risulta sia nato
al Cairo, capitale dell'Egitto, ma quel documento di nascita, datato 24 agosto 1929, è sparito. Secondo un agente segreto di Ceausescu, sarebbe stato il KGB in persona a intervenire a inizio anni 60 per far sparire quel documento di nascita dall'anagrafe del Cairo e accreditare Arafat tramite un documento fasullo come nato a Gerusalemme. Perché tutto questo? Semplice, perché per riconoscere un capo palestinese occorre che sia nato in Palestina. E quale luogo è più simbolico in Palestina di Gerusalemme? La città 3 volte santa, santa per i cattolici di vario rito, per gli ebrei e per i musulmani. Appunto, Gerusalemme è la santa Al-Quds ed è effettivamente la terra promessa per tanti, anche per Yasser Arafat, che inizia il suo percorso di politicizzazione e di avvicinamento alla causa palestinese quando è uno studente di ingegneria sempre all'Università del Cairo. È lì che la sua famiglia lo ha mandato a studiare negli anni 40, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed è lì che Arafat inizia a stringere le prime amicizie, soprattutto con i membri del nazionalismo arabo e successivamente con quelli della fratellanza musulmana. Veramente Arafat non appartiene a nessuna delle due organizzazioni. Non è iscritto al partito Wafd, che è il partito maggioritario in Egitto. Non è iscritto alla fratellanza musulmana, ma ha molti amici in ambo gli schieramenti. A partire dal 1946 Arafat si dà da fare, soprattutto oltre a studiare, per raccogliere fondi, acquistare armi di contrabbando e spedirle in Palestina. A partire dal 1948 infatti scoppia la guerra di indipendenza di Israele, la prima guerra arabo-israeliana. Lo stesso Arafat abbandona momentaneamente l'università per arruolarsi con le forze di supporto agli egiziani, non nei Fedayeen, nei combattenti palestinesi. Se ne va Arafat dopo nemmeno un anno, quando diventa evidente che il neonato Stato di Israele sta vincendo e soprattutto ai combattenti egiziani iniziano a scarseggiare le armi e finanche i viveri. Torna al Cairo, completa gli studi, si laurea in ingegneria civile e inizia lì la sua carriera politica, inizialmente come presidente degli studenti palestinesi. La parola palestinese è un termine che nasce proprio in quel periodo, perché fino ad allora, al di là del nome imposto dai britannici, mandato di Palestina, nessuno si era posto il problema di identificare chi fosse, a quale etnia appartenesse, a quali gruppi tribali ci si facesse riferimento per le popolazioni stanziate in quella terra, tra il mare e il fiume Giordano. Non se n'era mai parlato. La coscienza di popolo, comunque di nazione, arriva dopo la prima guerra arabo-israeliana, quella del 48-49. È lì che si inizia a parlare di Palestina e di palestinesi. Arafat però capisce che c'è molto in gioco, molto soprattutto a livello politico, e se ne accorge quando nel 1952 il corpo degli ufficiali liberi trama contro Re Farouk d'Egitto. La defenestrazione del monarca e l'instaurazione della Repubblica Araba d'Egitto è una svolta epocale non solo per il complesso mondo arabo, lo è prima di tutto per lo stesso Arafat, che lì, dopo aver combattuto al fianco degli egiziani una seconda volta nel caso della crisi di Suez, quando Israele attacca l'Egitto sobillato da Inghilterra e Francia che vogliono intervenire e impedire la nazionalizzazione anticipata del canale, lì si diceva Arafat capisce che deve cambiare strada. Abbandonato l'esercito egiziano, Arafat conosce due persone, due palestinesi. Uno è Salah Khalaf, nome in codice Abu Iyad, l'altro è Khalil al-Wazir Abu Jihad. Sono tutti e due membri dei Fratelli Musulmani, la potente organizzazione a sfondo teologico che ha recitato un ruolo dominante nel Nord Africa, anche nella vicina Libia, per non parlare dell'Algeria e della Tunisia, nell'ultima metà di secolo. Non ci si ferma qui. Non è semplicemente un'amicizia da coltivare per secondi scoppi. Quell'amicizia è la base per la futura nascita di Al-Fatah, chiamata erroneamente Fatah. Al-Fatah in lingua araba significa il ragazzo o la ragazza. In realtà Fatah è riconquista, un termine utilizzato ancora nell'antico mondo arabo, quando si era ancora all'epoca dei califfi. Ma Fatah è anche un acronimo al contrario e vuol dire movimento di liberazione nazionale palestinese. La nascita di questa nuova entità che avviene in Kuwait nel 1959 è la pietra angolare per un nuovo modo di condurre la guerra
contro Israele. Le prime azioni non sono fortunate. Dal 1959 al 1963 c'è molta teoria, un po' di addestramento e soprattutto quelle che si chiamerebbero relazioni col pubblico o meglio ancora marketing. Arafat e i suoi soci improntano l'organizzazione e la politica della loro nuova creatura, una creatura che ha bisogno di ossigeno per vivere e quell'ossigeno è rappresentato non solo dai militanti che iniziano ad affluire, i fedain che riempiono le fila o anche gli impiegati amministrativi, perché un'organizzazione ha bisogno anche di un organigramma a livello burocratico. Un'organizzazione però ha bisogno di armi e di molto altro ancora e tutto ciò è acquistabile solo con moneta sonante, soldi, la valuta che preferite, di solito il dollaro. E dove prenderli questi dollari? Non dai paesi arabi. Arafat e i suoi soci improntano subito la loro politica in maniera chiara. Non vogliono essere confusi come uno strumento di altri stati. Arafat ha già visto cosa è avvenuto nella prima guerra arabo-israeliana e negli anni successivi. Il tentativo degli altri stati di appropriarsi della causa palestinese per fare i loro affari. D'altronde, dopo quella prima guerra, l'Egitto ha annesso Gaza, la Giordania, il regno di Giordania, di re Hussein, e prima ancora di suo nonno Abdallah, ucciso sulla spianata da un soldato giordano di origine palestinese, dicevamo il regno di Giordania, si è annesso la West Bank, la Cisgiordania, l'area più fertile della zona. Insomma, Arafat ha capito che è meglio non fidarsi troppo dei governanti e soprattutto di diventare il loro braccio armato, perché in qualsiasi momento si potrebbe diventare da un lato ricattabili e dall'altro, essere confusi non come un agente indipendente, ma come un agente a contratto altrui. I soldi a Fatah arrivano da palestinesi in esilio, è gente che ha fatto la fortuna con le spedizioni marittime, con il petrolio, col commercio, oppure da semplici lavoranti, altri palestinesi in esilio che sono andati a lavorare nei campi petroliferi, che sono andati a fare gli impiegati o gli operai edili in Arabia Saudita. Da lì arrivano i fondi di Fatah, che rifiuta, e almeno inizialmente, ogni altro contributo che non provenga da privati cittadini. Ma sono soldi buoni, sono tanti, ne arrivano sempre di più. La prima operazione di Fatah nel 1964, l'attacco a una struttura israeliana, un impianto idrico, è un fallimento, non funziona. Addirittura l'impianto non solo resta integro, ma gli attentatori vengono tutti fermati e arrestati dalla polizia militare israeliana prima ancora di entrare in azione. Nemmeno nel corso della guerra dei 6 giorni del 1967, di cui abbiamo già parlato in un video che trovate nel canale, Fatah riesce a recitare un ruolo. Bisogna aspettare il 1968. Quando dopo la guerra dei 6 giorni avviene quella che verrà chiamata la guerra d'attrito, un conflitto non dichiarato tra lo Stato di Israele e il Regno di Giordania. C'è un villaggio giordano, si chiama Karameh, è una località che i fedain di Fatah hanno militarizzato, la utilizzano come base per attaccare le posizioni israeliane e i kibbutz dall'altra parte del fiume. Ebbene, a Karameh gli israeliani decidono di intervenire per provare a far pulizia, per far cessare quegli attacchi continui. Karameh diventa una battaglia che vede impiegate prima le IDF contro i fedain e poi l'esercito regolare giordano che interviene in forze con tanto di mezzi corazzati e costringe gli israeliani alla ritirata. Praticamente parlando si tratta di un nulla di fatto. Certo, gli israeliani intervenendo a Karameh pongono fine per un certo periodo alle incursioni palestinesi da quel lato. Ma è anche vero che lasciano sul terreno la bellezza di 29 morti, un po' troppi. Lo stesso Arafat, che da un po' di tempo indossa la keffia in pubblico come simbolo, ma anche per coprire una calvizie incipiente che lo ha colpito sino a quando era giovane, magnifica Karameh come una vittoria palestinese. Non è andata esattamente così. Sappiamo bene che senza l'intervento giordano probabilmente i palestinesi avrebbero subito una disfatta totale, oltre a perdere 150 guerriglieri. Ma tant'è, Karameh diventa un manifesto per la causa palestinese, che da quel momento vede ampliare le file di reclutamento, ma diventa anche un boomerang. È un boomerang perché di fronte all'impossibilità di riprendersi subito la Palestina, Fatah e le altre organizzazioni palestinesi mettono radici profonde in Giordania, ma più che radici iniziano a compenetrare
come un essere simbiontico all'interno dello Stato giordano, e nel fare questo esagerano al punto che diverse zone della Giordania sono sotto il diretto controllo dell'autorità nazionale palestinese, di quello che viene chiamato OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che si struttura come un vero Stato nello Stato. La dimostrazione: in certi villaggi le autorità giordane nemmeno mettono più piede. Quando l'OLP stessa, attraverso Fatah, dirotta alcuni aerei europei e li porta in Giordania, ad accogliere gli aerei non è l'esercito giordano, sono i Fedayeen, che fanno scendere equipaggio e passeggeri, distruggono con gli esplosivi gli aerei e appongono sui passaporti dei sequestrati, poi subito liberati davanti alla stampa, il timbro della non esistente Repubblica di Palestina. È un po' troppo, anzi è decisamente troppo, soprattutto perché Re Hussein non solo non ha digerito la propaganda di Karameh, digerisce ancora meno l'intromissione nel suo regno e non digerisce assolutamente che i suoi funzionari vengano minacciati, bastonati, presi a pistolettate, uccisi, o che lui stesso debba subire la bellezza di 2 tentativi di assassinio da parte dei palestinesi. È davvero troppo. Da quel momento in avanti scatta quello che verrà chiamato il Settembre Nero. Nel settembre del 1970 Re Hussein rompe gli indugi e scatena quella che un tempo era la Legione Araba. Il suo esercito addestratissimo, armato con armi americane, fa irruzione nei campi profughi. È un massacro. Si combatte casa per casa, anzi vicolo per vicolo, con i Fedayeen che coi razzi controcarro impegnano le forze corazzate giordane, ma lo stesso Arafat, che inizialmente in maniera spavalda sfida il re, è costretto a scappare da Amman travestito da donna, verso nord, verso la Siria e poi il Libano. Il Settembre Nero è una macchia per i palestinesi, che vengono scacciati in maniera brutale dalla Giordania. Da quel Settembre Nero nascerà anche una fazione staccata, ribelle di Fatah, che appunto prenderà quel nome, Black September, Settembre Nero, e diventerà nota al mondo 2 anni dopo, con il massacro alle Olimpiadi di Monaco del 1972. A Beirut, capitale del Libano, Arafat ricostruisce la sua catena di comando, ricostruisce le parvenze di uno Stato palestinese, ricostruisce anche i campi profughi, ma commette lo stesso errore già fatto in Giordania. Non si può pensare di impiantare un sistema statale o parastatale all'interno di uno Stato già esistente, uno Stato peraltro dagli equilibri precari e molto delicati. Se la Giordania è comunque un regno hascemita, quindi sottoposto a un sovrano, per quanto sovrano illuminato e con precise caratteristiche costituzionali come Hussein, la Repubblica del Libano, che è una democrazia, è molto fragile. È una repubblica che si basa sul patto nazionale del 1943, un patto che riconosce il Libano come paese a fisionomia araba e che suddivide i vari incarichi all'interno della Repubblica secondo le diverse confessioni. Ai maroniti spetta la presidenza della Repubblica, ai sunniti il premierato e così via, con sciiti, greco-ortodossi, drusi. L'arrivo dei palestinesi cambia tutto. Cambia perché il Libano, che fino a quel momento era un'oasi felice, al di là di quello che era accaduto nel 1958, della crisi nasseriana, il Libano diventa una terra di confronto aspro, politico e armato. Alcune fazioni sunnite vogliono ridiscutere il patto nazionale perché con l'arrivo dei profughi palestinesi, le proporzioni demografiche sono cambiate. I maroniti non hanno più la maggioranza relativa e proprio gli scontri tra maroniti e palestinesi saranno la miccia per la guerra civile libanese. La data cardine è l'aprile del 1975. Accadono 2 cose in quel mese di aprile, anzi nel giro di neanche 24 ore. Una domenica mattina a Mansour, un quartiere di Beirut a maggioranza maronita, si sta inaugurando una nuova chiesa. È presente sul sagrato Pierre Gemayel, il fondatore della Falange, Al-Kataeb, il partito maronita di destra, ispirato ai fascisti italiani. Assieme a lui c'è buona parte della comunità maronita e ovviamente le sue guardie del corpo. Prima che inizi la messa, arriva un'automobile, scendono degli uomini armati fino ai denti e senza dire una parola sparano sulla folla. Il bersaglio è Gemayel, che però non si fa nulla, è illeso, ma sul sagrato restano morti e feriti. Gli assassini ripartono a razzo su un'auto che risulterà appunto rubata. Ma chi sono? Non c'è dubbio, palestinesi, perché il confronto tra maroniti e palestinesi è già aspro e Kataeb vuole immediata vendetta. Poco dopo, dei falangi attaccano in centro a Beirut un autobus carico appunto di palestinesi. È un massacro. È quello il casus belli. È lì che inizia
la guerra civile libanese. Una guerra civile in cui Arafat recita assieme ai suoi guerriglieri un ruolo da protagonista, almeno fino al 1982. Inizialmente Arafat gioca da solo perché non tutti i sunniti lo appoggiano, i maroniti lo detestano, gli sciiti che si riconoscono nel movimento Amal non lo possono vedere, non vogliono più avere a che fare con i palestinesi. Insomma, sembra che sia da solo o al limite appoggiato dal partito progressista dei drusi, quello di Jumblat. L'arrivo dei siriani, chiamati in soccorso dal presidente della Repubblica, è solo l'invito a una nuova faina nel pollaio. Gli israeliani intervengono una prima volta perché d'altronde il Libano confina a nord, zona calda, e lasciano dietro di loro una forza di rinnegati dell'esercito libanese per controllare la fascia di confine attorno al fiume Litani. Ma Arafat non si rassegna, i suoi uomini non si rassegnano. Nel 1982 un comando palestinese su dei gommoni sbarca sulle spiagge di Israele nel nord, prende in ostaggio un kibbutz, esattamente la scuola di un kibbutz, con gli insegnanti e i bambini, e obbliga le IDF a intervenire con le forze speciali. Per il governo israeliano è la classica goccia che fa traboccare il vaso, come era avvenuto per Re Hussein dopo quei tentativi di assassinio. La questione palestinese in Libano va risolta, e come? Con le armi. Israele lancia la offensiva chiamata Pace in Galilea. È un'invasione su larga scala, arriva fino a Beirut. Si vuole andare a colpire, anzi a distruggere Fatah e i suoi uomini, a cominciare da Arafat, esattamente nel loro covo. È la più grave sconfitta che Arafat debba sopportare. I suoi uomini decimati, senza più munizioni, sono costretti alla resa, una resa che viene resa possibile attraverso l'intervento delle Nazioni Unite, che mandano una forza di interposizione e consentono ad Arafat e ai suoi di imbarcarsi sulle navi e andare in Tunisia verso un nuovo esilio, lasciando però senza protezione i tanti campi profughi che dovrebbero essere tutelati dalle Nazioni Unite. Ma appena la forza di interposizione se ne va e appena il Parlamento elegge come futuro presidente Bashir Gemayel, il capo militare della Falange, accade qualcosa. Bashir non viene insediato. Qualche settimana prima, una bomba posizionata da un agente siriano devasta il quartier generale del Kataeb e uccide Gemayel e diversi falangisti. La Falange vuole vendetta, e vendetta sarà a Sabra e Shatila, i due grandi campi profughi a Beirut, che vengono assediati dagli israeliani, che sparano in aria i bengala per illuminare il cielo anche di notte e consentire ai falangisti maroniti di entrare e compiere una brutale strage. Arafat è testimone da distanza di tutto ciò, ma non si arrende, vuole continuare a lottare, e la sua lotta passa anche attraverso la proclamazione di uno Stato di Palestina in esilio. Vuole richiedere definitivamente il riconoscimento internazionale. Si presenta anche alle Nazioni Unite, armato, destando scandalo, ma chiede che finalmente venga riconosciuta al suo popolo la qualifica di nazione e il diritto a formare uno Stato. Mentre si trova a Tunisi, Arafat deve anche subire un altro attacco degli israeliani, un attacco aereo, direttamente sul suo quartier generale. Sopravvive per miracolo, mentre molti suoi collaboratori rimangono uccisi. In quel periodo Arafat commette un altro errore, decide di legarsi politicamente a Saddam Hussein, il Rais di Baghdad, che si pone come il nuovo uomo forte sulla scena medio orientale. Ma Hussein, che prima era già stato amico e alleato dell'Occidente, a cominciare dagli Stati Uniti, nella guerra tra il suo Iraq e l'Iran della teocrazia di Khomeini, Saddam cambia subito parte in un gioco molto complesso, diventa il nemico di tutti. Quando attacca il Kuwait e l'intero Occidente si compatta contro di lui, Arafat capisce di aver sbagliato un'altra volta a cavallo, ha puntato sbagliato. Anche per questo, dopo la sconfitta dell'Iraq, dopo la sconfitta di Saddam, dopo la fine della guerra del Kuwait, è lo stesso Arafat ad accettare le prospettive di dialogo avviate da Yitzhak Rabin, il nuovo primo ministro di Israele, che ha deciso di cambiare politica, così come ha cambiato anche Arafat. Basta col confronto armato, basta con la guerra di pietre, l'intifada che accompagna la fine degli anni '80, basta con i guerriglieri. È ora della mano tesa, una mano che
lo stesso Arafat tende a Rabin il 13 settembre del 1993. Quelle immagini fanno il giro del mondo. C'è il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, che avvicina i due ex nemici e li convince a stringersi la mano davanti alle telecamere di tutto il mondo. È la fine di un'epoca, è la fine della guerra non dichiarata e della guerriglia. Il 20 gennaio del 1996 Arafat viene eletto presidente di quella che diviene nota come Autorità Nazionale Palestinese. È l'entità non ancora prettamente statale, cui viene demandato il governo su precise aree che Israele cede come controllo proprio ai palestinesi. Ma non sarà una fase molto semplice, anzi sarà una fase combattuta, letteralmente. Quando saltano gli ultimi accordi, quelli del 2000 con Ehud Barak, si vede la seconda intifada, ancora la guerriglia, ancora l'intervento delle IDF nei campi, nelle cittadine, ancora lo spararsi addosso. Arafat nel frattempo si è prima sposato con una donna molto più giovane di lui, sua, una palestinese di religione cristiana. Da lei ha avuto una figlia, ma tutto ciò non ha messo a tacere le tante voci sul suo conto. Le voci sul fatto che non abbia mai amato davvero sua moglie, le voci sui tanti tradimenti. La stessa sua anni dopo confermerà di aver cercato di lasciare Arafat più e più volte proprio a causa delle sue infedeltà. Le voci addirittura sulla sua presunta omosessualità sono voci alimentate da una vecchia intervista della giornalista Oriana Fallaci, che per il suo libro Intervista con la storia parla proprio con Arafat e nota la sua misoginia e il fatto che si sia sempre circondato di uomini alti, forti e aitanti, di cui alcuni, la stessa Fallaci lo scrive, pare siano suoi amanti. Arafat ha anche problemi di salute, grossi problemi di salute, problemi che si manifestano sul finire degli anni 90 e che esplodono dopo l'inizio della seconda intifada. Problemi che vanno dall'insufficienza renale alla cirrosi epatica. C'è chi dubita, parla di avvelenamento, forse setticemia, o forse un utilizzo del polonio da parte degli israeliani o di suoi nemici in ambito palestinese. Un rivale politico, Ahmed Jibril, parlando con Hezbollah, arriva addirittura ad accusare Arafat di aver contratto l'AIDS. Com'è o come non è, Arafat sta male, sta molto male e mese dopo mese le sue condizioni peggiorano. È costretto ad andarsene all'estero per farsi curare, ma quelle cure, tutte le cure del mondo, non saranno utili per salvarlo. Arafat muore l'11 novembre del 2004 in Francia, a Clamart. Lascia dietro di sé l'ANP, al suo vecchio amico e collaboratore Abu Mazen, che ne prende il posto. Lascia anche il ricordo di un leader contrastato, a volte scaltro, a volte inaffidabile, di un politico che fece scelte sbagliate, alcuni proclami estremamente azzardati, ma che seppe anche cogliere il momento. Quindi, chiudendo un bilancio ideale, chi è stato Yasser Arafat? Oltre la keffia a scacchi, oltre gli occhiali da sole, oltre quella barba ispida, le divise cacchi, chi era? Era un egiziano o era un palestinese? Era un leader politico e militare o era semplicemente uno scaltro calcolatore? Era un abile diplomatico o un uomo che faceva scommesse pericolose con gente sbagliata? Quel che è certo è che a distanza di ormai quasi 20 anni dalla sua scomparsa non si riesce a dimenticare quell'aspetto, quella keffia, quegli occhiali, quel volto, quella barba. Non si riesce a dimenticare quel nome, neanche il suo soprannome, Abu Ammar, forse perché la storia è composta non solo da fatti, ma da persone, e proprio le persone ne influenzano l'andamento con le loro scelte, giuste o sbagliate che siano, scelte che nel caso di Yasser Arafat hanno condizionato non solo la sua vita, ma l'esistenza di un popolo, tra un esilio lungo e per certi versi non ancora terminato, la volontà di creare una nazione vera e propria e la necessità, dettata proprio dalla storia, di scrivere pagine ancora incomplete.